Nel 2018 usciva Dragon Ball Super Broly. A distanza di 5 anni, cosa possiamo dire di questo film? Qui parla IRD e bentornati sul mio canale. Ciao ragazzi, questa mattina mi è capitato di rivedere su Prime Video il film di cui andremo a parlare oggi, ossia Dragon Ball Super Broly per la regia di Tatsuya Nagamine. Avviso che il video conterrà molti spoiler. Il film è a tutti gli effetti un reboot del personaggio di Broly del film uscito negli anni 90, ossia Dragon Ball Z, il Super Saiyan della leggenda. Il design del personaggio viene rivisto, la sua storia viene completamente rielaborata e viene inserita in un periodo di tempo molto diverso. È posto inoltre in continuity con la storia intrapresa da alcuni anni dal nuovo brand di Dragon Ball, ossia Dragon Ball Super. La storia si apre 41 anni prima gli eventi del torneo del potere visti alla fine della serie animata, al tempo ancora in corso d'opera nel manga, disegnato da Toyotaro. Sul pianeta Vegeta vediamo arrivare Freezer e suo padre Recold. La cosa molto divertente è che Freezer, che da quel momento in poi riceve il testimone dal padre e sarà lui quindi a gestire i Saiyan, o per meglio dire a sottometterli, è tratteggiato come un principino e questo è molto in linea con le intenzioni di Akira Toriyama dell'epoca. Infatti Freezer fu realizzato in maniera che sembrasse una sorta di imprenditore edilizio senza scrupoli, ma anche come il figlio di un imprenditore, quindi una sorta di principino viziato. Questo è ciò che vedevamo all'inizio dell'arco dei cyborg. Quindi è molto divertente vedere Re Cold altissimo che porta vicino a sé il figlioletto, quindi sembra proprio il damerino. Poi altra cosa interessante è che Freezer introduce gli Scouter, o meglio un nuovo modello di Scouter, che sono appunto gli Scouter che noi conosciamo, quelli che funzionano come rilevatori di potenza, ma anche come localizzatori e ricetrasmittenti. Il film inserisce, seppur con alcune differenze, anche gli eventi di Dragon Ball Minus, che è lo spin-off che Akira Toriyama ha creato alcuni anni fa insieme a Jaco il Pattugliatore Galattico, in cui praticamente narrava la storia di Bardock e quindi le origini di Goku, in maniera differente da come era stato fatto dallo speciale animato degli anni 90, Le origini del mito. Io personalmente preferisco molto di più Le origini del mito, realizzato da Toei Animation all'epoca con la supervisione di Akira Toriyama, rispetto a Dragon Ball Minus per una serie di motivi. Anche perché questo Dragon Ball Minus, a mio dire, toglie il fascino di alcuni elementi. Il fatto che in questa nuova rivisitazione Goku non arriva sulla Terra per conquistarla, ma bensì ci arriva perché Bardock lo sceglie come luogo di salvataggio per Kakarot. La cosa molto interessante che scopriamo delle origini di Goku all'inizio dell'arco dei Saiyan, che lui, con un'indole violenta, era arrivato sulla Terra per distruggerla, ma il destino ha voluto che lui, battendo la testa, abbia non solo cambiato la propria indole e la sua attitudine che lo porterà a diventare non un guerriero infimo, ma il più forte del mondo o dell'universo, ma anche il salvatore di quella terra. Un concetto invece che perde di fascino se invece sappiamo che lui è arrivato lì perché il padre lo voleva salvare, per amore. Lo spin-off di Toriyama, tuttavia, aggiungeva anche delle cose molto interessanti e che vengono trasposte in questo film, tra cui Gine, la madre di Goku. Devo ammettere che il suo personaggio mi è sempre piaciuto. Un altro aspetto che in qualche modo questo film riflette quello di Minus è che per certi versi prende un pochetto le distanze da quello che erano i Saiyan mostrati nell'opera originale o del modo in cui erano stati rappresentati, ossia il fatto che in questo film non sembrano i guerrieri assetati di sangue, bruti, cattivi fino all'osso. Qui invece vediamo dei Saiyan, come posso dire, smilzi. A questo punto vediamo Re Vegeta
anche lui rielaborato nel design, o meglio nelle vesti, ma soprattutto rivediamo la storia di Broly e Paragas in maniera un po' differente. Nel film Il Super Saiyan della leggenda, il neonato Broly era vicino al neonato Kakarot, e di cui tra l'altro ne era infastidito. Qui invece il neonato Broly è vicino al neonato Vegeta. Come accadeva nel film, Broly viene esiliato perché Paragas non accetta che Broly abbia un potenziale superiore a quello di suo figlio Vegeta, il principe. Da qui nasce l'odio di Paragas verso Re Vegeta, come nel film originale, ma la differenza è che Broly non ha un suo risentimento né contro Goku né contro Vegeta. Insomma, Broly viene spedito su questo pianetino chiamato Vampa e Paragas lo raggiunge. E qui praticamente crescono senza sapere nulla di quello che accadrà dopo, tra cui l'estinzione dei Saiyan. Un aspetto che mi è piaciuto molto del film, e che secondo me anzi è la parte migliore del film, è questo aspetto dell'esplorazione dello spazio. Mi ha fatto ricordare quanto Dragon Ball ha dato e aveva da dare in quel senso. Un aspetto che comunque era stato anche sfruttato in passato in alcuni film, tra cui il Super Saiyan della leggenda, nonché l'invasione di Neonamek, o in alcuni episodi anime original della serie Z, o tutta la parte iniziale della serie GT. Però dicevo, ecco, questa parte dei Saiyan nello spazio mi ha ricordato quel fascino di quel periodo di Dragon Ball. Diciamo che Toyotaro riprenderà il discorso dello spazio con l'arco di Molo, che chissà se vedremo mai in anime. Non mi dispiacerebbe vederla in anime, la saga di Molo. Mi dispiacerebbe invece tantissimo vedere l'arco di Granola, o meglio, buona parte dell'arco di Granola, perché quello fa veramente schifo. Dopo aver visto il passato nello spazio, torniamo al presente, sulla Terra, quindi il film ha appena finito di dare il meglio di sé. Sulla Terra ci sono i soliti Goku e Vegeta che si allenano, c'è Beerus che li guarda mentre mangia, e Whis che fa i vari commenti. Insomma, il solito canovaccio di Dragon Ball Super. Che cosa succede? Che arrivano gli uomini di Freezer e rubano le sfere del drago che si trovavano a casa di Bulma. 6 su 7. Infatti Bulma aveva quasi tutte e 7 le sfere perché aveva intenzione di chiedere dei desideri a Shenron. Questo purtroppo è un aspetto di Dragon Ball Super che non ho mai sopportato. Cioè il fatto che Bulma tenga per sé le sfere per farsi i fatti suoi. È una cosa completamente senza senso. Lei infatti intende usarle per chiedere al drago di toglierle 5 anni. Ora, alcuni a questo punto dicono ma Bulma all'inizio del manga voleva chiedere al drago di trovarle un fidanzato. Ora, vi posso spiegare 1.000.000 di motivi per cui questa cosa non dovrebbe essere tirata in ballo. Era l'introduzione della storia, c'è uno sviluppo del personaggio, c'è uno sviluppo delle vicende, il personaggio era una ragazzina, 1.000.000. Ma c'è un punto particolare, non lo fa. Alla fine non lo fa perché non ha bisogno del drago. Alcuni a questo punto dicono, ma anche alla fine del manga Bulma dice chiederò al dio drago di togliermi qualche anno o qualcosa del genere. Anche qui si va a decontestualizzare una scena, perché lei lo dice, ma non lo fa. Tra ciò che un personaggio dice e tra ciò che un personaggio fa c'è una bella differenza. Oltretutto questa scena del manga e va in contrasto con questa di Dragon Ball Super Broly, non è coerente, perché se Bulma ha già lì intenzione di togliersi gli anni, e perché dovrebbe dirlo anni dopo? E soprattutto perché dovrebbe essere invecchiata anni dopo? A livello di continuity non ha molto senso. Però diciamo che qui è sempre stato detto, ci sono molti indizi che lo fanno pensare che il finale di Dragon Ball Z verrà riscritto da Dragon Ball Super, insomma un vero puttanaio a questo punto. Qui vengono introdotti alcuni personaggi nuovi e questo a mio dire è un grande pregio del film. Infatti facciamo la conoscenza di Cilai e Lemo, che sono questi due tizi al servizio di Freezer. Sono personaggi che mi sono piaciuti molto per la loro semplicità, ma anche quei due servi consiglieri di Freezer, Kikono e quella donna lì.
Anche quelli sono molto riusciti. Oltretutto, Kikono è doppiato da un ispiratissimo Aldo Stella, che mi è veramente piaciuto in questo film. Lui, tra l'altro, aveva già doppiato Guldo e uno dei Kaioshin, quello bassino che litigava con Reccaio. Quindi questi tizi, Cilai e Lemo, seguendo le direttive dell'armata di Freezer, vanno alla ricerca di nuovi guerrieri da far entrare nell'esercito, guerrieri potenti. E quindi scovano il pianetino Vampa dove si trovano Broly e suo padre Paragas, ormai invecchiato, e li portano via. E qui scopriamo che questo nuovo Broly è diverso dal precedente. Qui è rappresentato come un mostro gentile, cioè lui non è un demonio di sua natura, ma in realtà è il padre che lo vuole trasformare in una macchina da combattimento. Come nell'opera originale, Broly ha questo problema che praticamente perde il senno e sfodera una potenza che aumenta sempre di più all'infinito. E Paragas ha questo dispositivo che praticamente lo blocca con delle scariche elettriche, molto simile a quello che aveva nel film originale. È molto interessante il legame che nasce tra Cilai e Broly, perché lei si accorge che Broly in realtà non è questo mostro e che il padre lo sfrutta. Intanto rivediamo Freezer che, come sappiamo, alla fine del torneo del potere, qui tra l'altro viene mostrato anche un flashback in cui vediamo Jiren e gli altri, che vaga nello spazio con la sua navicella attendendo che i suoi uomini prendano tutte e sette le sfere in modo che lui arrivi lì per esprimere il suo desiderio. Una stranezza del film, che poi è la stranezza di Dragon Ball Super, è che l'armata di Freezer è come se sia stata sempre lì, ma io dico, questo è morto più di un decennio prima. Com'è possibile che la sua armata è rimasta viva? Nel film la resurrezione di F era stata data più o meno una spiegazione, cioè che una cellula capeggiata da Sorbet aveva mantenuto in vita l'armata di Freezer. Però qui è tutto rappresentato come se l'armata di Freezer, con Freezer a capo, esista da sempre. Ma questo è morto per più di 10 anni, poi è tornato, è morto di nuovo. Cioè sembra che gli uomini stiano sempre lì sotto di lui, ma se questo era morto. Poi c'è questo fatto che Freezer viene lasciato a piede libero senza controllo, ma di questo ne parleremo alla fine. Comunque sia, Freezer ha bisogno delle sfere per esprimere il suo desiderio. Ovviamente quello che tutti ci aspettavamo, e viene anche detto nel film, è che lui voglia chiedere l'immortalità, che era il desiderio che voleva esprimere nell'opera originale. E allora quando Kikono chiede a Freezer quale sia il suo desiderio, qui c'è una scena che è sì divertente, ma secondo me non funziona. Spiego. Praticamente c'è questa gag che si collega alla scena precedente di Bulma. Cioè, Bulma voleva chiedere al drago di toglierle 5 anni. Qualcuno le chiede, ma perché solo 5 anni? Puoi chiedere di più. Lei dice no, perché poi ci stanno le pettegole che troveranno strano che io sia ringiovanita. Capiranno che io sono ringiovanita. Invece se chiedo 5 anni in meno, sembrerà naturale. Ok, divertente, ci sta. Freezer, più o meno la stessa cosa. Voglio chiedere al drago di farmi diventare 5 cm più alto. Stesso motivo, non ne chiedo di più perché sennò poi non sembra naturale, eccetera, eccetera. Viene fatto notare che lui potrebbe usare la seconda trasformazione, ma lui dice no, io voglio essere più alto nella mia forma originale, cioè quella che noi abbiamo visto come ultima, che in realtà è la sua forma d'origine. Qui si presenta lo stesso problema della scena di Bulma, cioè è fuori tempo massimo. Nel caso di Bulma non ha senso perché c'è stato uno sviluppo degli eventi. Nel caso di Freezer invece non ha senso perché Freezer non si è mai lamentato della sua altezza e Freezer aveva mantenuto l'aspetto base, cioè quello lì dove è piccolino, bassissimo, e non si era mai lamentato. Perché Freezer dovrebbe lamentarsi adesso della sua altezza? Ma che senso ha? Aggiungiamoci il fatto che stiamo parlando di un alieno con abilità trasformanti. Cioè questo addirittura si sceglie il colore della trasformazione da solo.
Ma passiamo questo, diciamo che non è in grado di diventare più alto. Ma quando mai Freezer ha avuto problemi con l'altezza? È chiaro che questa è una citazione al Red Ribbon, al governatore Red, però è una gag fuori tempo e questo è un problema di Dragon Ball Super. Pretende di inserire gag che sono ormai improponibili da inserire in questa linea del tempo. È proprio fuori personaggio. Freezer fa la conoscenza di Broly, capisce subito il suo potenziale, racconta a Paragas che il figlio di Re Vegeta è ancora vivo e sta sulla Terra, quindi Paragas è fuori dalla rabbia. E insomma, Freezer va sulla Terra per far combattere Broly contro Goku e Vegeta. Qui arrivano e parte il combattimento tra Broly e Vegeta. Partono delle sequenze bellissime visivamente, belli anche i solchi nel terreno, molto, molto vecchio stampo Dragon Ball Z. Bella anche l'ambientazione dei ghiacci, che tra l'altro ricorda una sequenza di Chala e Chala, quella dove si rompeva il ghiaccio nel mare. Lo scontro tra Vegeta e Broly è corale, molto in linea con quelli visti in Dragon Ball Z. E qui tra l'altro possiamo notare il character design di Takahashi, che è questo giovane animatore che aveva preso parte al film La battaglia degli dei, ma poi anche in Dragon Ball Super. In particolare si era visto molto nell'arco del torneo del potere. Il suo stile ricorda molto quello di Keisuke Masunaga, uno storico animatore di Dragon Ball Z che si era visto nella saga di Cell e nella saga di Majin Buu, e che è tra i più amati in assoluto. Lo stile di Takashi però non strizza solo l'occhio a Keisuke Masunaga, ma secondo me un po' anche a Tadayoshi Yamamuro. Comunque sia, il character design principale del film di Broly è di Naohiro Shintani, e questo character dal design molto elastico. Molti lo adorano, a me non dispiace, però non è tra i miei preferiti in assoluto. Comunque sia, possiamo vedere durante tutto il film una serie di stili leggermente differenti tra loro, dei vari animatori. Un'altra cosa che rende molto corale lo scontro, anzi tutti gli scontri di questo film, ma anche l'intera pellicola, è la colonna sonora realizzata da Norihito Sumitomo, che è il musicista che aveva realizzato le host dell'ultima parte di Dragon Ball Kai e poi la battaglia degli dei, la resurrezione di F e la serie Dragon Ball Super. Questo musicista a me all'inizio non piaceva, lo trovavo mediocre, ho trovato sempre il suo stile privo di una sua identità, secondo me non creava atmosfere, se non per poche host, ce n'erano alcune carine per l'amor di Dio. Eppure devo dire che tra l'arco di Black e il torneo del potere è migliorato tantissimo, sia nella realizzazione e sia nell'abilità di promulgare delle atmosfere. Devo proprio dire che è migliorato. Ecco, in questo film secondo me è stato davvero bravo, donando all'intera pellicola una coralità. In particolare degno di nota è il tema di Broly, che a me è rimasto davvero in mente, sì, dalla prima volta che l'ho visto. L'unica cosa che mi stranisce di questa colonna sonora sono i cori. Broly, Broly, Kakarot, Kakarot. Diciamo che è una cosa molto giapponese. Boh, a me non fa impazzire. Broly e Vegeta se le danno di santa ragione. Però Vegeta sta per vincere lo scontro. E mi ha fatto ridere che mentre sta per ucciderlo dice non vali niente. Ho riso perché Vegeta si era dovuto trasformare non solo in Super Saiyan, ma anche in Super Saiyan God. E Broly invece era rimasto nello stato normale. E qui secondo me c'è un po' di ingenuità narrativa, va bene che Vegeta è uno sborrone, ma se Vegeta sa che quello è un Saiyan e te sei in difficoltà nello stato di God contro uno che non si è manco trasformato, come fai a essere tranquillo? A questo punto Broly inizia a scatenare la sua potenza, Paragas si accorge che sta per dare di matto e quindi prende il telecomando, ma non sa che il telecomando gliel'ha shippato Cilai, perché non vuole che Paragas sfrutti Broly. A questo punto Goku, come suo solito, frega il posto di Vegeta
iniziando quindi a combattere con Broly. Però qui mi sarei aspettato che lo chiamasse Broccoli, come faceva il maestro Muten nel film originale. Peccato che non l'hanno fatto, peccato. Insomma, anche Goku diventa Super Saiyan God, prende botte, anche lui. E a questo punto Goku contatta telepaticamente Piccolo. Qui Piccolo ripete la sua frase, ha un'aura potentissima. Oh! E qui praticamente Piccolo dice la sua frase, ha un'aura potentissima. Ora, io penso che potessero anche evitare di fargliela ridire, perché, spieghiamo una cosa, ha un'aura potentissima, in realtà è una roba tutta italiana e aggiungiamo molto internettiana, perché piccolo se non erro dice una volta sola quella frase, se non sbaglio era pure diversa, era comunque legata al doppiaggio di Alberto Olivero. Siccome questa cosa l'avevano già fatta nella saga della resurrezione di F, quella nella serie, e l'aveva pronunciata appunto Alberto Olivero perché ancora doppiava lui, Piccolo, io dico, adesso che Piccolo non ha più la sua voce, aveva senso fargliela dire di nuovo? Secondo me no. Ma vabbè. Comunque questa scena mi piace molto perché Piccolo e Goku parlano telepaticamente e Piccolo dice che è inutile che lui vada sul campo di battaglia perché gli sarebbe di intralcio. Questa cosa mi piace molto perché è in linea con le vecchie saghe di Dragon Ball dove alcuni personaggi decidevano di non andare a combattere perché sapevano che non potevano fare nulla contro l'avversario. Intanto lo scontro va avanti, Goku è Super Saiyan Blue, ma Broly diventa sempre più forte, tanto che Vegeta affianca Goku e iniziano a combattere insieme. Qui ecco inizia l'utilizzo della computer grafica, anche alcune scene dell'ambientazione che va in frantumi viene fatta in computer grafica, ma di questo aspetto ne parleremo meglio tra un po'. Intanto Freezer si ricorda di quando uccise Krillin e scatenò la furia di Goku, facendolo diventare il leggendario Super Saiyan. E allora cosa fa? Uccide Paragas, in modo tale che Broly, vedendo Paragas ucciso, si infuri e diventi ancora più forte. Fa ridere che Freezer, prima di dirglielo, curi la postura con cui glielo deve dire, quindi fa un'interpretazione. Fa molto ridere questa scena. Va detto che nel doppiaggio italiano Freezer dice a Broly che Goku ha ucciso Paragas. In realtà in originale mi pare fosse diverso, mi pare che non dicesse così, dicesse semplicemente che era rimasto ucciso dai vari attacchi energetici dello scontro. Purtroppo oggi non ho potuto verificare in originale perché su Prime Video non è presente la traccia originale. Questo tra l'altro è un problema presente con molte edizioni on video che sono passate su Prime Video. Ma vabbè. Qui Broly si trasforma in Super Saiyan e una cosa che mi è piaciuta è che quando lo fa si vedono quei cerchi mentre espande l'aura, molto simili a quelli che si vedevano in Dragon Ball Z e nel film di Broly. Goku e Vegeta a questo punto fanno una Kamehameha e un Gallic Gun combinato. Questa scena è realizzata in CGI e devo dire che non è un granché perché sembra veramente uscita da un videogioco. Quindi insomma è un film che passa dal disegno animato 2D vecchio stampo dello Z a scene in CGI che sembrano uscite dall'ultimo videogioco. Insomma è un po' strano. Comunque nel delirio Broly si trova davanti Freezer e inizia a spaccarlo di mazzate. Questa scena è un vero godimento, un po' come fu nel torneo del potere quando veniva pestato di botte da Toppo. Bello, bello, bello. Quando Freezer prende botte è sempre un godimento. Insomma, mentre Broly pesta a sangue Freezer e tutti godiamo come dei ricci, Goku è scappato con Vegeta da piccolo usando il teletrasporto e praticamente propone la fusion, quella con la danza. Qui Vegeta dice: la fusion? Ah sì, ve l'ho sentito dire da Trunks. In realtà questa è una grandissima contraddizione con l'opera originale, perché in realtà
Nell'ultimo numero, quando sono nel corpo di Majin Buu, e sappiamo che Vegeta ha distrutto i Potara, perché è un minchione, Goku propone che fuori potrebbero usare la Fusion. E Vegeta dice: Ah, quella lì la conosco, l'ho vista dall'aldilà mentre la insegnavi ai ragazzi. E dice: Non farò mai quelle pose lì. Quindi lui sa già cos'è la Fusion. Insomma, questo film ha tutte le caratteristiche di Dragon Ball Super, perché se su alcune cose si mantengono fedeli, cioè mettono l'attenzione su alcuni dettagli dell'opera originale, su altri poi sbagliano clamorosamente. E non è l'unica stranezza, perché più tardi verrà espresso un desiderio, ci arriveremo, e il dio drago Shenron dirà che si potrà esprimere solo un desiderio. Sono tre i desideri. Tre. Cioè qui è come la battaglia degli dei, che dicevano che era uno. Nella resurrezione di F invece erano due, e hanno sbagliato pure là. Poi in Dragon Ball Super hanno corretto il tiro, specificando anche la regola che se resusciti più persone è come se fai due desideri, eccetera, eccetera. Quindi insomma il solito Dragon Ball Super che fa un passo avanti e tre indietro. Poi c'è anche la possibilità che erano già stati espressi dei desideri, ma il film non te lo fa capire. Quindi secondo me hanno semplicemente sbagliato. Però attenzione, non ho controllato la versione originale, quindi non so se è un errore di adattamento italiano, non lo so. Comunque sia, lasciando da parte questo fatto degli errori, le inesattezze, eccetera, eccetera, la scena della fusion è una delle parti migliori del film. Infatti, che cosa succede? Vegeta non vuole fare quelle pose lì perché sono imbarazzanti. Questa cosa ricorda non solo la scena nel corpo di Majin Buu, ma ricorda la scena del 12° film, Il diabolico guerriero degli inferi, seppur con atmosfere differenti, lì era molto seriosa, e la scena dove si fondono nel GT. Poi una parte molto divertente è che Goku è piccolo, fanno una prova per far vedere a Vegeta come si fa la fusione, e questa scena è una bellissima citazione a quando Piccolo fece la prova con Krillin per mostrarla a Trunks e Goten. A questo punto Goku e Vegeta provano la fusione, ma mentre la fanno Piccolo nota che l'hanno sbagliata e viene fuori il Gogeta Panzone come quello che si era visto nel 12° film, che poi è il corrispettivo del Gotenks Panzone della saga di Majin Buu. Anche questo fa ridere perché è la stessa cosa che accadeva quando Piccolo insegnava la tecnica a Goten e Trunks. Poi anche qui la sbagliano due volte, quindi esce anche quello magrolino. Se non sbaglio, la fusione sbagliata si chiama Veco, ma sinceramente non mi ricordo. Siccome sbagliano due volte la fusione, chiaramente tra una e l'altra c'è da aspettare mezz'ora, quindi attendono un'ora. In quest'ora Broly sta ancora combattendo con Golden Freezer, perché lui si è anche trasformato, e continua a prendere botte. E anche questa cosa ricorda un po' il 12° film, perché lì che cosa succedeva? Che quando loro sbagliano la fusione ed esce quello panzone, Beku se non sbaglio, lui deve combattere contro Janemba per mezz'ora prendendo botte. Insomma, alla fine fanno la fusione, viene perfetta e tirano fuori il nome, Gogeta. È curioso sapere che inizialmente, quando ancora non era uscito il capitolo nel manga in Giappone che vedeva la fusione dei Potara, cioè Vegito, pare che l'anteprima del capitolo riportasse proprio il nome Gogeta in giapponese. Quindi quello che doveva essere il nome originario della fusione, coi Potara, è poi diventato il nome usato nel 12° film, che è stato poi utilizzato anche nella serie GT. E questo è un aspetto molto curioso. Comunque sia, la fusione è completa e in definitiva Piccolo è il maestro della fusione. Questa scena secondo me è veramente riuscita. Gogeta va da Broly, diventa Super Saiyan Blu perché Broly diventa finalmente il Super Saiyan leggendario. Curioso notare che anche quando Vegeta si era trasformato la prima volta in Super Saiyan,
I suoi capelli erano diventati per un attimo verdi, probabilmente per un riferimento al fatto che i loro nomi derivano dalla verdura, credo. O forse volevano trollare il troll di Caverna di Platone, non lo so. Ecco, a proposito della trasformazione in Super Saiyan leggendario di Broly, qual è il problema? Qui purtroppo succede una cosa che tante persone non notano quando accade, e cioè loro non spiegano una cosa, ma il pubblico non se ne accorge perché lo dà per scontato, perché conosce già quella cosa. Nel film Dragon Ball Super Broly non viene mai spiegato che cos'è questa trasformazione di Broly. Perché c'ha i capelli verdi? Nel film originale veniva spiegato, quello è il Super Saiyan della leggenda. Qui no. Molti non ci hanno fatto caso perché lo danno per scontato, ma il film mi deve spiegare che cos'è. Cioè me lo deve introdurre, capite? Poi vabbè, se vogliamo possiamo dire che questa cosa era già stata introdotta nell'arco del potere, nel torneo del potere, quando si trasforma Kale, che sappiamo è una sorta di Broly donna. E lì Vegeta aveva fatto un commento tipo: mi sa che quello è il Super Saiyan originale, una cosa del genere. Quindi, boh, però mi fai il film su Broly e non mi spieghi la trasformazione sua. Perché questo comunque è un reboot del personaggio che introduce Broly nella continuity. Non tiene conto del film vecchio perché il vecchio non era in continuity con la serie. Quindi andava introdotto, insomma. Comunque Broly scatena la sua potenza, c'è anche una scena visivamente molto bella che ricorda molto il Broly del film Z. Però c'è questa CGI invasiva, veramente fastidiosa. Più si va avanti e più sta sullo stomaco. Comunque una particolarità di questo Broly, molto interessante, è che non parla mai, mentre è fuori di senno. Mentre invece il vecchio Broly parlava e anche tanto e si vedeva la sua malvagità. Alla fine della giostra Gogeta e Broly si scambiano un sacco di colpi, a mio dire uno scontro troppo prolungato. E alla fine Gogeta gli sta per dare il colpo di grazia con una Kamehameha. E io dico, ma non potevano fargli usare il Big Bang Kamehameha visto nel GT? Sarebbe stato molto interessante. Allo stesso modo, non mi sarebbe dispiaciuto se a livello di colorazione avessero mantenuto i vestiti arancioni, quelli mostrati sempre su Gogeta. Però ci sta quando cambiano elementi visivi come questo, non è la prima volta che lo fanno. Comunque, mentre sta per sparargli questa Kamehameha in faccia, Cilai e Lemo, che nel frattempo avevano evocato il dio Drago perché Freezer aveva dato loro le sfere in modo che si allontanassero e poi Freezer avrebbe potuto esprimere il suo desiderio in un secondo momento. Loro cosa fanno però? Siccome tengono a Broly, in particolare Cilai, e non vogliono che venga ucciso, esprimono al drago il desiderio di trasportare Broly sul pianetino Vampa, cioè dove era sempre vissuto, salvandolo quindi dallo scontro. Ecco, quanto a Cilai e Lemo, mi rammarica che non li abbiano costruiti un po' di più. A mio dire anche Broly andava costruito un po' di più. Io avrei aggiunto un po' di minutaggio nella loro costruzione o avrei tolto un po' di minutaggio dai combattimenti che secondo me sono troppo lunghi e avrei usato per costruirli un po' di più. Ci potevano essere delle cose interessanti, ad esempio da raccontare su Broly. Lui racconta questa storia sul pianetino Vampa, praticamente il suo amico era una delle creature mostruose che ci abitavano, che però si allontanò da lui quando il padre colpì il mostro spaccandogli un orecchio. Infatti Broly porta una pelliccia di questo mostro che è il suo orecchio attorno alla vita. La pelle dell'orecchio, non l'orecchio che sarebbe inquietante. Comunque sia, tornati su Vampa, Cilai e Lemo portano da mangiare a Broly, eccetera, eccetera, eccetera. Freezer intanto se n'è andato. Che cosa succede? Che Goku scova Broly e si teletrasporta da lui. E c'è questa scena che mi piace molto in cui praticamente
Goku non solo spiega che a lui non interessa il fatto che siano nemici o meno, perché a lui alla fine interessa solo combattere con Broly. Quindi Cilai e Lemo capiscono che Goku non è una minaccia, non c'entra niente con l'armata di Freezer e i Saiyan. E quindi Cilai chiede a Goku come si chiama e mi piace molto la risposta di Goku che è Son Goku e anche Kakarot. Mi piace molto il fatto che dica e Kakarot e non tu puoi chiamarmi, no no no, Goku e anche Kakarot. Insomma, il film finisce, vabbè, si vede Freezer che intanto sta tramando qualcosa e sta attaccando un pianeta, sta conquistando un pianeta. Io dico, ed è una cosa che mi ha dato fastidio sin dall'inizio del film, ma Goku, possibile che non fa tenere sotto controllo Freezer? Cioè dico, è lui che l'ha fatto resuscitare. Cioè mi sarei aspettato che Goku si tenesse in contatto con, non lo so, con Rekkai o che sfruttasse i poteri di Whis per tenere sotto controllo Freezer in modo tale che se vedeva che stava combinando casini andava a fermarlo. Perché lui Freezer l'ha fatto resuscitare, va bene. Però se combina qualcosa dovrebbe andare a fermarlo. E quindi questo era tutto quello che avevo da dire su Dragon Ball Super Broly. Forse ho detto anche troppo. Io non ho più voce. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ma prima mi deve tornare la voce.